l'evoluzione in generale che cosa produce? Produce un aumento di varietà, produce una maggiore complessità di solito, perché se guardiamo un organo che abbiamo tutti, gli occhi ad esempio, gli occhi li abbiamo non solo noi, ce ne hanno anche le mucche, i maiali, i rettili, le mosche, gli uccelli, la maggior parte degli animali ha gli occhi. Però questi occhi sono profondamente diversi, l'occhio della mosca, l'occhio del serpente, l'occhio dell'uomo hanno tutte caratteristiche diverse e hanno tutti alle spalle una storia di centinaia di milioni di anni, per cui di solito l'evoluzione produce una maggiore complessità. Non sempre però, ci sono casi in cui produce una maggiore semplificazione. Il caso più caratteristico è quello dei parassiti. I parassiti cosa fanno? Nel corso dell'evoluzione perdono via via tutti i loro organi e perfezionano solo quell'organo che gli permette di introdursi nelle cellule dell'organismo ospite e di sfruttare il macchinario biologico dell'organismo ospite per riprodurre se stessi, come il plasmodio della malaria nelle cellule del sangue, così altri parassiti in altre maniere si sono semplificati nell'evoluzione, il che non vuole dire che siano diventati meno evoluti di noi, o anche se sono semplificati ci ammazzano lo stesso, per dire, all'occasione, non sempre, no? In generale però l'evoluzione porta un miglioramento nel rapporto tra l'individuo e il suo ambiente, perché sopravvive di continuo, sopravvive meglio chi è più adatto all'ambiente di vita, per cui queste sono le caratteristiche del processo evolutivo. L'evoluzione si misura in generazioni, per cui se noi guardiamo la differenza tra noi uomini che ci riproduciamo mediamente ogni 25-27 anni e dei batteri che si riproducono magari ogni 20 minuti, noi vediamo che se facciamo i conti in generazioni, in un batterio in un anno c'è tanta evoluzione quanto in un uomo c'è in 500.000 anni. In 500.000 anni gli uomini sono cambiati parecchio. E guardate solo il virus dell'influenza, muta così rapidamente che quasi ogni anno escono dei ceppi nuovi e più aggressivi, proprio perché hanno avuto così tante generazioni che il loro adattamento all'ambiente esterno, che nel caso dei virus è il nostro corpo, è via via migliorata la loro capacità di agganciarsi, e infatti dobbiamo sempre combattere. Vi ho parlato fin qua dell'evoluzione biologica.